Una follia. Una vera follia. Scomparire così, da un momento all'altro, senza dire nulla, senza consultarsi con i suoi amici. Dobbiamo capirlo, gliene hanno fatte di tutti i colori qui dentro. L'abbiamo capito abbastanza. Noi gli siamo stati sempre vicini, l'abbiamo sempre aiutato. E ora quel pazzo, quell'ingrato... È un uomo rovinato da questo decrepito potere accademico. Prima non gli hanno rinnovato l'assistentato biennale e allora è stato costretto lui, il dottor Semmelweis, a lasciare la clinica. Poi riesce con fatica e con il nostro aiuto a conquistarsi la libera docenza. E allora gli impongono, per fare dimostrazioni didattiche, dei manichini, anziché, come era suo diritto, dei cadaveri di neonati. Sì, forse Semmelweis ha sbagliato, ma... Ma, tu lo sai bene. L'altro giorno ero riuscito a convincere Klein, che si è dichiarato disponibile a sospendere il suo giudizio negativo e la sua guerra contro Semmelweis. Si sarebbe tutto risolto se quel pazzo presuntuoso si fosse rivolto a me, ai suoi amici, prima di fuggire in un modo così indecoroso. Questa fuga, caro Scode, è la fine di tutti noi, della nostra scuola. Io di quell'ungherese non ne voglio più sentir parlare. Certo, è un duro colpo per te e per me. Ma non abbiamo niente da rimproverarci. Ha un carattere impossibile, ma in fondo un tipo così ci ha fatto anche comodo. Semmelweis è tornato in Ungheria. È a Pest. Ho avuto notizie da Markusowski. Ben gli sta. Chissà quale ricerche potrà condurre tra quella gente, in quelle cliniche sporche, arretrate. Anch'io sono molto addolorato per quanto è successo. Anzi, sono offeso. Ma non posso fare a meno di preoccuparmi per lui. Tra l'altro, dopo quello che le nostre truppe hanno combinato in Ungheria con gli alleati russi, dopo questa dura repressione, la vita di Semmelweis non sarà certo facile a Pest. Si dice che l'Ungheria sia completamente germanizzata. Nelvite, vorwärts! No! Fußgehen! No, lasciatemi! Keine Zeit zu verlieren! Lasciatemi, non c'entro Nein, niente! schnell! Nimm auch die andere! Vorwärts! In die Kaserne gleich! No, lasciatemi! Genau, richtig hier! Vorwärts Non c'entro gehen! niente! Los, Schwuler! Fuß gehen! Und schnell machen auch! Sehr Lasciatemi! schnell mit dir! Ja, keine Zeit zu dir! Vorwärts! Adorata della madre d'Ungheria. Oggi con tristezza io penso a te. Tutto è diverso qui, tutto è mutato qui. No, siamo proprio noi, medici, assistenti, studenti, che infettiamo le povere donne con le nostre mani sporche di particelle cadaveriche. Gli agenti più importanti della febbre puerperale siamo proprio noi. Sì, le uccidiamo invece di curarle. Quanto lei ci ha detto, dottor Semmelweis, ci ha turbati, sconvolti. Noi condanniamo quei giovani corpi pronti a dare la vita e imponiamo loro la morte. In questi giorni infuria una violenta epidemia di febbre puerperale all'ospedale di San Rocco, qui a Pest. E ci sarà senz'altro una causa endemica. Si potrebbe accertare sulla base di certe teorie. Ma all'ospedale di San Rocco non si sezionano cadaveri e soprattutto non ci sono studenti a fare visite. Nessun studente? Oh my God. Sei. Nessun studente. L'ospedale non è adibito all'insegnamento. Introeat Domine Iesu Christe, domum anc sub nostre humilitatis ingressu, eterna felicitas, divina prosperitas, serena letizia, caritas fructuosa, sanitas sempiterna, effugiat ex hoc loco accessus Deum. Ad sint angeli pacis, domunque anche deserat omnes maligna discordia. Magnifica Domine super nos nomen sanctum tuum,
et benedic nostre conversazione, sanctifica nostrum umilitatis ingressum in qui sanctus et qui cuius es, et permanes cum Patri et Spiritus Sancto in saecula saeculorum. Amen. Potrei parlare con il primario? Sta operando e penso che ne avrà per tutta la mattina. Si occupa anche di chirurgia? È primario ostetrico, primario chirurgo e primario anatomo legale. Dunque questo reparto non è autonomo? No, è direttamente legato a quello di chirurgia. Allora il primario e gli assistenti visitano queste donne dopo aver lavorato in chirurgia? Certo, può succedere. Succede. Si imbrattano le mani di sostanze organiche in putrefazione durante le visite nel reparto chirurgico e poi vengono qui. Ecco la causa endemica. Per questi va sempre a gonfie vele. L'anno scorso ospitavano Kossuth. Adesso parlano solo in tedesco e lottano contro la libertà di stampa. Comunque tu c'eri l'anno scorso e ci sei anche quest'anno. Ma che c'entra? È la mia professione che mi obbliga ad accettare ogni invito. Contro il regime di repressione austro-russa, grande manifestazione con bagno notturno nel Danubio. Oh! Ti tuffi anche tu? Io no. Eppure una volta eri il primo in queste imprese. Ah, una volta. Una volta non era ancora morto Michaelis. Michaelis. Che grande ostetrico. Un medico onesto. Aveva accettato le mie teorie. Mi scriveva rallegrandosi, complimentandosi. Applicava i lavaggi al cloro con esiti molto... Il professor Michaelis era direttore dell'Istituto di Maternità di Kiel. Era un grande ostetrico, un uomo molto onesto. Aveva accettato le mie teorie. Mi ricordo che mi scriveva rallegrandosi, complimentandosi. Lui applicava i lavaggi al cloro con esiti davvero positivi. Un po' alla volta quell'uomo maturò il sospetto di essere l'involontario autore della morte di sua cugina. Lui l'aveva visitata dopo un parto, in un periodo in cui sezionava cadaveri di puerpere, prima di conoscere i risultati dei miei studi. Questo sospetto si fece sempre più grande e finalmente Michaelis non seppe più resistere. Andò su un binario vicino a Amburgo. Aspettò un treno e si fece travolgere. Un martire, un martire. Ma caro amico, l'unica causa della morte per febbre puerperale è da ricercarsi nella corruzione del contenuto gastrico e nella putrefazione delle feci. C'è un solo provvedimento profilattico adeguato: la somministrazione abbondante di purganti. In questa clinica si agisce così e non ci sono problemi. Eppure, nonostante i purganti, questa clinica rimane spesso chiusa a causa delle cifre elevate dei morti. Per colpa di 2 colleghi viennesi, stupidi e fannulloni, che trascurano i purganti. Comunque io le ripeto la mia richiesta.
Sono venuto da lei, professor Birley, per chiederle in qualità di direttore della clinica ostetrica dell'università il primariato di ostetricia all'ospedale di San Rocco, senza stipendio. E come farebbe a cavarsela? Mio padre mi ha lasciato una modesta eredità e poi io ho una piccola clientela. Piccola ma di grado elevato, mi dicono. Comunque non si faccia illusioni. E soprattutto non pensi di poter fare esperimenti sensazionali in Ungheria. È un piccolo mondo questo e possiamo fidarci soltanto della nostra esperienza. Lo sa che non si può pubblicare nulla in Ungheria se non in lingua tedesca? E che l'unica rivista di medicina in lingua tedesca ha già chiuso, perché quei cretini di cosiddetti patrioti fingevano di ignorarla e gli altri non conoscevano la lingua. E allora? Mio giovane collega, io spero che ad una possibile disponibilità da parte mia faccia riscontro una sua doverosa prudenza. Tra l'altro non mi dispiacerebbe ridurre gli impegni professionali dell'amico primario di San Rocco. Gli infermieri verranno quindi divisi in 2 gruppi assolutamente non comunicanti durante il lavoro. Uno presso il reparto di ostetricia e l'altro presso quello di chirurgia. Non ci potranno essere né scambi né rapporti. Lo stesso discorso vale anche per la biancheria e per le cucine. Si seguiranno questi percorsi completamente differenziati. Queste porte verranno ermeticamente chiuse e in queste 2 zone verranno addirittura sollevati 2 muri divisori. Ma era proprio necessario tutto questo sconquasso? Sono gli ordini del nuovo primario, il professor Semmelweis. Ecco, vedete signori, ecco da questa parte verrà sollevato un muro che chiuderà completamente il passaggio. Una porta, piccola. Dopo l'isolamento dei 2 reparti, la febbre puerperale è quasi scomparsa dalla nostra clinica. In quasi 5 anni di lavoro abbiamo avuto complessivamente 933 parti con 24 decessi e soltanto 8 di essi sono attribuibili alla febbre puerperale. La percentuale di mortalità si è quindi ridotta al solo 0,85%. Una vittoria, amici. Una vittoria meravigliosa. Nessuno potrà più dire, professore, che lei è l'uomo che fa lavare le mani. Qui i lavaggi non si fanno. Perché qui non sono necessari. Basta l'isolamento fra i 2 reparti. Ma anche questa è una prova a favore della mia teoria. Alla facoltà c'è grande agitazione. È morto il professor Birley. Pare che il nostro capo ce la faccia finalmente. Oh, mi scusi, professore. Questo era l'ufficio del suo predecessore, il professor Birley. Penso che non ci sia alcun motivo per cui lei lo debba cambiare. È l'unica stanza decente di tutto il palazzo, mi creda. La clinica ha 5 stanze per un totale di 26 letti. E centinaia di contenitori per purganti. Il piano terreno è occupato dalla sala anatomica. E questo lezzo insopportabile? Non è solo qui, si diffonde in tutta la clinica. Questo è il canale che serve al deflusso dei liquami provenienti dalla sala anatomica. Come vede, in questa zona il canale versa il suo contenuto sul terreno del cortiletto. La sala operatoria, dato lo scarso numero di letti, viene anche usata come sala parto. Avrà notato che la biancheria è molto scarsa. Sì, ho visto anche che i materassi sono inzuppati di marciume. Lei non può entrare così, professor Semmelweis. Lei deve farsi annunciare. Ah! Annunciare? Lei fa l'amministratore e io faccio il medico. Ma se non mi dai i mezzi per lavorare decentemente, diventiamo assassini, tutti e 2. Stia attento a quanto dice. Per voi austriaci non c'è forse nulla di sconveniente. Dopo aver ucciso tanti uomini ungheresi vi pare doveroso cercare di eliminare anche molte donne. La sua miopia amministrativa non può avere altra giustificazione. Se non la faccio mettere alla porta, è solo perché lei ha studiato a Vienna.
Vienna. A Vienna almeno le lenzuola si lavano negli ospedali. Perché qui no? Qui avete fatto un accordo con una lavanderia disonesta, che non lava le lenzuola nel modo dovuto. Questa sporcizia fa morire molte donne. Questa sua accusa è molto, molto grave. E lei dovrà renderne conto. E allora guardi questo lenzuolo. L'hanno portato adesso dalla lavanderia. Ed è sporco come quando è stato ritirato dal letto. Ci dorma dentro lei questa notte se ne ha il coraggio. Il suo stipendio, professore. E lo tenga. Con questi soldi le ordino di comprare 100 lenzuola nuove. Ma ci vuole il visto del direttore amministrativo. Quell'imbecille, quell'assassino. Dovete cambiare lavanderia. Dovete licenziare tutte le guardarobiere. Le donne muoiono in questa clinica perché le lenzuola sono sporche. La colpa non è delle levatrici. Nonostante le condizioni in cui lavoriamo, l'ultima delle mie allieve levatrici conosce la febbre puerperale meglio di tutti i grandi professori. Miserere mei Deus, secundum misericordiam tuam, secundum multitudinem miserationum tuarum, dele iniquitatem meam. Ora che Klein, il vero avversario di Semmelweis, se n'è andato, non vedo altri possibili successori alla sua cattedra. Sono passati molti anni. È forse giunto il momento di dimenticare il suo caratteraccio, le follie del suo comportamento, almeno da parte nostra. Per me, lo dico francamente, è difficile dimenticare gli sgarbi di quell'insolente. Comunque, ritenete possibile far nominare direttore della clinica ostetrica universitaria di Vienna uno che non si è mai degnato di scrivere una riga? Per ammetterlo al concorso ci vuole almeno una sua domanda. Da quando è scomparso non ne sappiamo più nulla. Non ha mai scritto a nessuno. Non ha mai dato sue notizie. È vero, dobbiamo metterci immediatamente in contatto con Pest, sapere dove è finito. Dobbiamo carpirgli ad ogni costo la domanda per la sua candidatura. Non sarà facile. In ogni caso si potrebbe sempre sostituire la domanda con una chiamata diretta per chiara fama. Questa è un'ottima idea. Non me l'aspettavo proprio da te, Rokitansky. Le cifre parlano chiaro e tu ci hai insegnato ad usarle bene le cifre. Da quando hai assunto la direzione della clinica, i decessi dei bambini e delle puerpere sono aumentati. Le lenzuola, amici, le lenzuola, lo sapete bene. Solo nell'ultimo anno la percentuale dei morti è salita dal 2,90 al 4,05 e la sua teoria è stata applicata alla lettera, con lavaggi al cloro imposti a tutti. E i materassi infetti non li considerate? E quella guardarobiera che abbiamo dovuto allontanare? Prendeva una grossa cifra dalla lavanderia e non consegnava le lenzuola. D'accordo, professore, d'accordo. Ma tutto questo veniva anche prima del suo arrivo qui. Eppure... Dove c'è il cadavere, lì ci sono gli avvoltoi. L'amministrazione sarà costretta ad aumentare il numero dei barellieri e a ridurre quello dei medici. Imbecilli! Imbecilli! Ma non capite, dottori ignoranti, che anche queste morti innocenti sono delle prove a favore della mia teoria! Sono prove drammatiche, infernali, ma sono prove! Sono prove, sono prove! 10 anni. Dopo 10 anni la mia scoperta è completamente dimenticata. In tutto il mondo mettono in pratica le misure profilattiche che io ho consigliato. E nessuno lo confessa. Si vergognano di fare il mio nome. Semmelweis è infetto. È un provinciale. Semmelweis non scrive niente, ma certo. Semmelweis non si difende, non sa difendersi, ma certo. Sono una maschera di cenere e polvere. Ma possibile che la verità abbia bisogno di essere difesa? Skoda, Skoda, perché non mi sei più vicino? Vecchio mio, non è forse un crimine permettere che questo orrore continui? Anch'io ho dato dolore vegliando i letti del dolore. Skoda. Skoda.
Eziologia, concetto e profilassi della febbre puerperale. Tacere ancora equivarrebbe all'assassinio di altre migliaia di madri e neonati. Dimostratosi errato il mio lungo tacere, devo presentarmi di fronte all'opinione pubblica convinto che la giustezza di una causa e la verità di un'idea non portano alla vittoria se non si possiede il coraggio di combattere per esse. La mia dottrina deve servire a coloro che insegnano la medicina, affinché dal personale medico delle cliniche, via via fino all'ultimo chirurgo barbiere e fino all'ultima levatrice di villaggio, si agisca secondo gli insegnamenti in essa contenuti. Noi gli facciamo vincere un concorso prestigioso in contumacia e lui non si fa vivo, non risponde nemmeno alle lettere. Poi improvvisamente pubblica un libro di 543 pagine. Lui che non aveva mai scritto una parola. Mi fa molto piacere questa sua conversione alla scrittura. È un uomo impossibile, ma eccezionale. E questo libro è un atto di coraggio. Gli procurerà nuovi problemi, nuove scomuniche. Ma è l'immagine in gesti scandalizzati dell'ostetrice europea. E Scanzoni? Cosa dirà quell'ippopotamo? Non mi sembra il caso di prendersela tanto, professor Scanzoni. Questo dottorino ungherese ha avuto l'impudenza di inviare il suo libello a tutti gli ambienti ostetrici d'Europa. Una volta di più si è squalificato da solo e finirà per pagare definitivamente questa sua bravata. Ma sentite cosa scrive questo verme. La stragrande maggioranza delle aule cliniche riecheggia delle filippiche contro il mio insegnamento, per cui generazioni e generazioni di medici infettori invadono la pratica professionale e a causa dell'ignoranza dei loro maestri continuano a decimare le partorienti. Non c'è commento, professore. Non c'è commento. E ancora, tutte le facoltà di medicina sono prive di un potere convincente in quanto tutte insegnano dottrine sbagliate. E io dichiaro a tutte le facoltà del mondo: voi diffondete insegnamenti errati appena affermate che la febbre puerperale sia cosa diversa da una febbre da riassorbimento. Non la pagherà soltanto lui. Ci andranno di mezzo anche quei pochi pazzi che continuano a sostenerlo. Parola di Scanzoni. Hai più nemici di prima dopo il libro. Io ammiro il tuo coraggio, ma non capisco la tua imprudenza. Sì, sei venuto qui a notte fonda per dirmi solo questo? Solo per aiutarti, per... Ti ringrazio, sei l'unico amico che ho. Ci vediamo domani. Domani. Sta attento, quelli non scherzano. Ah, nemmeno io. Non sono proprio capace di scherzare. Ma soltanto un ipocrita non oserebbe comparire davanti a loro. Lettere aperte a tutti i professori di ostetricia. La supplico, signor consigliere, renda proprie quelle verità che sono contenute nel mio libro e trovi un appoggio in modo degno del suo buon cuore
per le sue nuove convinzioni, nel sorriso felice delle puerpere, nella salute dei neonati e nella constatazione delle camere mortuarie vuote. Adesso scrive troppo. Quel ragazzo. E troppo polemicamente, soprattutto. Qui non si tratta più di medicina. È una battaglia all'ultima goccia di sangue. Sono molto preoccupato. Per lui o per noi? Non si è limitato ad infangare tutte le scuole d'Europa. Mi ha anche offeso con una lettera pubblica. Non deve più esercitare. Deve essere radiato dagli ospedali, dalle cliniche di tutti gli stati. Deve essere cacciato da qualunque facoltà di medicina. Che cosa dobbiamo fare? Una riunione. Dobbiamo indire subito una riunione tra tutti gli ostetrici di fama offesi da questo impudente. Qui, a Würzburg. No, a Vienna. Meglio a Vienna. Il lavaggio delle mani, d'accordo. Ma lei con che cosa se le lava le mani? Con acqua calda e sapone. Secondo il professor Scanzoni, il lavaggio al cloro è un'invenzione... Ma lei sa che cosa serve il cloro? No, non mi sono preoccupato di saperlo, visto che il professore... Non ha mai sentito parlare delle particelle di cadavere? Di sostanze organiche in putrefazione che infettano le puerpere? No, sui miei libri non c'è niente di tutto. I suoi libri sono scritti da assassini. Via, via! Vada dal professor Scanzoni e si faccia insegnare il modo migliore per guadagnare molto e per uccidere. Ma professore, io ho studiato sui testi di... Se ne vada! Io... E non si presenti più a quest'esame finché sarò io, il titolare di questa cattedra. Ho un impegno. Continueremo domani.